Vedo oggi anche i miei cugini più piccoli di 10 anni che magari non escono proprio di casa perché giocano a Fortnite e si incontrano dentro casa con gli amici. E questo ne risente ovviamente tutto quanto, ma ne risente poi la socialità proprio in generale. E il quartiere è un po' lo specchio, secondo me, di tutto ciò, perché in effetti quei punti di aggregazione che prima erano molto più abitati oggi lo sono di meno. Con il nostro progetto abbiamo vinto un concorso che si chiama Musica contro le mafie. Ci avevano assegnato un tema, dovevamo scrivere una canzone su quel tema lì. Il nostro argomento era rigenerazione e futuro, e per rigenerazione si parlava proprio di rigenerazione urbana. La canzone che abbiamo scritto si chiama Credo, e quando io parlo dei palazzi, dei signori che ti raccontano le loro storie, dei murales nella canzone, la mia testa, le immagini vengono tutte da qui, perché è quello effettivamente che ho vissuto io. Cosa che mi è sempre piaciuta tanto, cioè a me proprio vivere la città a piedi, ma tutt'oggi infatti quando posso lo faccio, perché ecco mi dà immagini per scrivere le canzoni, ma mi dà immagini per vivere meglio la città, che semplicemente l'esperienza umana di vivere e dire ok, sto qua, invece di stare sempre sul telefono che non ti rendi conto neanche magari di dove stai. E fin da ragazzino è una cosa che mi rilassa molto e mi piace capire e vedere dove sto al 100%. Questo è un quartiere che offre poi tante prospettive, tanti posti fighi, ma anche il mercato qui davanti. Fin da ragazzino andavo con mio nonno al mercato e cioè ogni posto, sono bei posti, e quindi è bello anche dal mio punto di vista viverli camminando e vedendo le cose. Che il mercato è difficile trovare il momento di andarci, perché uno va a fare la spesa e quindi magari non ci va. Invece è un peccato, perché a parte a livello economico è incredibile, nel senso che trovi un sacco di frutta e verdura a molto meno prezzo del supermercato. Mio nonno mi ha proprio educato a questo e ci andavo con lui e era una figata. Io mi ricordo mi divertivo un sacco, mi divertivo ad andarci. Un bel ambiente, è una festa. Poi io sono molto fan delle feste e della collettività, sicuramente, ecco perché il progetto e del cibo prima fra tutti, e quindi mi piaceva, era un posto che mi ritrovavo, era figo. Uno dei tanti difetti in realtà della velocità della vita che oggi abbiamo è che ci godiamo meno il quartiere, ci godiamo meno tutto quanto, e ecco, la vita di quartiere ne risente tanto. Io da ragazzino la vivevo molto di più. Il mondo in questi ultimi 10 anni è cambiato, e anche questo quartiere, cioè o meglio non il quartiere in sé magari, ma la socialità del quartiere è molto cambiata sicuramente. Vedo oggi anche i miei cugini più piccoli di 10 anni che magari non escono proprio di casa perché giocano a Fortnite e si incontrano dentro casa con gli amici. E questo ne risente ovviamente tutto quanto, ma ne risente poi la socialità proprio in generale. E il quartiere è un po' lo specchio, secondo me, di tutto ciò, perché in effetti quei punti di aggregazione che prima erano molto più abitati oggi lo sono di meno, e quindi diventano più in disuso. Invece dovremmo trovare un modo per portare la gente nei posti, perché secondo me rimane fondamentale, anzi più andiamo avanti più lo sarà. La parola che mi viene in mente sicuramente è familiarità e calore, anche perché questa immagine non me l'aspettavo proprio, ma una signora che mentre noi facciamo il video non ci ha mai visto, è uscita a portarci cibo che aveva cucinato, e magari perché ci aveva visto che facciamo i video già da tanto, è una cosa non scontata, e secondo me è una cosa che ha un valore infinito, che bisognerebbe esaltare, questo valore umano che oggi è sempre più raro. Questa è una cosa che mi ha fatto venire in mente, è anche i nostri vicini sono molto in questo accoglienti, cioè addirittura noi facciamo le prove in casa, siamo in 20 persone, cioè e cantiamo in 20 persone, ma loro hanno detto no, noi siamo contenti proprio di sentirvi cantare. A me questa è ad esempio una cosa che mi ha stupito molto. Ecco, questa familiarità ancora oggi tra vicini, che comunque siamo in una cioè non è scontata, perché sì, è vero che siamo vicini, ma siamo a Roma, che è la città più vasta delle vaste, quindi in effetti non è scontato avere una familiarità col proprio vicino. Mi pare di capire comunque dei bei ricordi della tua infanzia, adolescenza in questa zona. Decisamente sì. Nell'età più adolescenziale l'ho vissuta da ribelle, sentendomi fuori posto, ma non era il quartiere, in realtà erano più gli amici, le cose,
in realtà il problema ero io che mi volevo sentire in quella situazione là. Oggi, guardandomi indietro, in effetti non è stato un quartiere che mi ha fatto mancare dove stare o persone con cui parlare, anzi, questi sono posti in cui si cresce bene e si costruisce anche tanto, e quindi secondo me per questo vanno sempre valorizzati e non vanno dimenticati. Il fatto che un posto come Vigne Nuove, che è un centro anziani di Vigne Nuove, è un posto solo per gli anziani, punto primo, e neanche tutti, per esempio mio nonno non va in un centro anziani. In realtà abbiamo trovato effettivamente un posto che è socialmente incredibile, dove fanno un sacco di corsi, persone di tutte le età, non solo anziani, degli spazi incredibili che non immaginavo dentro i palazzi, e gli anziani ultra accoglienti e anzi disponibili a prestare le loro aree, cioè quella situazione lì come non una loro cosa, ma una cosa di tutti quanti.